Ho passato tante notti sperando di svegliarmi diversa, cioè uguale agli altri. Un giorno poi ti svegli e capisci di essere talmente diversa da essere unica. La nostra diversità ha bisogno di luce per farsi vedere e del suo spazio per fiorire. La libertà di essere diversi è un diritto. Per questo tutti abbiamo la grande responsabilità di riconoscere e accogliere le diversità degli altri. Non c'è unicità senza empatia. Non c'è uguaglianza senza inclusione. Apriamoci alla diversità. Dentro c'è tutta la bellezza del mondo. Buongiorno. Vi leggo Spaccature. È proprio vero che non mancano le spaccature. Così, di sfuggita, ricordo quelle che dividono mancini e non, moscoviti e pechinesi, presbiti e miopi, carabinieri e prostitute, ottimisti ed astenuti, sacerdoti e doganieri, esorcisti e sodomiti, inflessibili e corrotti, figlio il prodigo e detective, i Borges e i Sabato, maiuscole e minuscole, pirotecnici e pompieri, le donne e le femministe, del Toro e dell'Acquario, rivoluzionari ed igienisti, vergini ed impotenti, agnostici e chierichietti, immortali e suicidi, francesi e non francesi, a breve o lunga scadenza, tutte sono tuttavia rimediabili. C'è una sola spaccatura, decisamente profonda, ed è quella che divide la meraviglia dell'uomo dagli smontatori di meraviglie. Ancora è possibile saltare di qua o di là. Ma attenti, qui ci siamo tutti, voi e noi. Per farla più profonda, signore e signori, bisogna scegliere. Scegliete da quale lato volete mettere il piede. Grazie. Questa era Spaccature, Grietas di Mario Benedetti. Grazie Enrico Pittaluga, grazie mille di questa lettura. Buongiorno a tutti i presenti e a chi ci sta seguendo in streaming e benvenuti a questo prezioso evento all'interno del palinsesto di 4 Week for Inclusion. Ci sono delle diversità che sono visibili, che non possiamo fare a meno di vedere, ma ci sono anche delle diversità invisibili e che potremmo continuare a non vedere mai. E questi due tipi di diversità rappresentano sfide diverse per le aziende, vanno affrontate in modo diverso, però entrambe sono un'opportunità straordinaria di scoprire e valorizzare talenti che fino a quel momento non si sapeva neppure di avere. Questo è il motivo per cui Mediobanca ha incontrato Mindwork, società che si occupa appunto di benessere psicologico nelle aziende, e questo è il motivo per cui hanno voluto questo evento che si intitola proprio Visibili e Invisibili, storie di diversità. Chiamo quindi a raggiungermi qui sul palco, più o meno sul palco, Olimpia Divenuta, che è Diversity Manager di tutto il gruppo Mediobanca, e Bianca Maria Cavallini, che è direttrice operativa e consigliera di amministrazione di Mindwork, appunto.
Allora, benvenute e grazie per l'evento. Grazie. Quello che voglio chiedervi proprio velocemente in apertura è perché avete deciso di affrontare insieme questo tema. Benissimo, inizio io. Ok. Allora, benvenuti ancora una volta qui in questo evento che abbiamo organizzato insieme a Moneywork nella sala assemblea di Mediobanca. E la nostra seconda volta di partecipazione a 4 Weeks for Inclusion, a testimonianza proprio dell'impegno del gruppo per creare un ambiente di lavoro più inclusivo, dove effettivamente tutte le diversità, visibili e invisibili, possano diventare un punto di forza e addirittura un fattore di cambiamento e un'opportunità di crescita. Abbiamo deciso di farlo insieme con Moneywork, che da alcuni anni ci sta accompagnando in un percorso di consapevolezza, un supporto psicologico che offriamo appunto ai nostri dipendenti, perché siamo consapevoli che per creare un ambiente di lavoro più inclusivo è necessario creare un benessere diffuso in azienda. Quindi lascio la parola a Bianca Grazie Maria. Olimpia. Buongiorno a tutti e a tutte, è un piacere essere qui per il nostro anche secondo anno, quindi festeggiamo insieme questa partecipazione a 4 Weeks for Inclusion e come raccontava Olimpia, noi collaboriamo appunto sul piano del benessere psicologico e supportiamo il gruppo Mediobanca con un servizio di supporto psicologico in videochiamata e con una serie di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rispetto al tema. È un piacere essere qui oggi a legare il tema del benessere psicologico con quello dell'inclusione, che può sembrare banale ma non lo è, soprattutto perché è spesso bidirezionale, nel senso che non c'è inclusione senza benessere psicologico e non c'è benessere psicologico senza inclusione. Parleremo anche di autenticità oggi e capiremo che le persone stanno bene se possono avere la possibilità di portare se stesse nella misura in cui necessitano di farlo sul lavoro e allo stesso tempo anche il fatto che all'interno del vasto mondo della diversity, equity and inclusion, quindi diversità, equità e inclusione, ci deve essere necessariamente anche la sfera mentale, che molto spesso viene un po' lasciata ai margini, dimenticata, proprio perché tante volte è una di quelle diversità invisibili o che meglio forse non abbiamo tutti gli strumenti per poter vedere. Quindi Grazie e torneremo a parlarne tra poco. La prima parte invece di questa conversazione, certo, sarà dedicata al racconto di storie. Invito quindi Pasquale Abanni e Costantino Coco, che sono due dipendenti del gruppo Mediobanca, a raggiungermi qui, io mi metto al centro. Pasquale e Costantino hanno fatto una cosa preziosa e profondamente generosa, ci accomodiamo, che è quella di raccontare la propria storia, mettere in campo la propria vulnerabilità, perché hanno scoperto, hanno capito che valore ha la condivisione, hanno capito quello che vi dico con le parole di un autore che amo molto, Jonathan Bazzi, che dice: il mantello dell'invisibilità ti impone un grado minore di esistenza, i segreti ti fanno muovere meno. Quindi cominciamo a raccontare la storia con Pasquale. Allora Pasquale, in realtà tu sei uno di quei casi in cui non c'è nulla guardandoti che ci accenda in qualche modo la lampadina della diversità, eppure a un certo punto della tua vita la tua vita è cambiata profondamente, non è stato più niente uguale a prima, eppure tu per un intero anno non hai neanche sentito il bisogno di raccontare questo cambiamento, né nessuno intorno a te se n'era accorto. Perché era cambiata la tua vita, come è cambiata e perché poi un giorno hai deciso di raccontarlo? Beh sì, come dicevi, la mia vita è una vita regolare. Un bel giorno è arrivato mio figlio, dopo un annetto e mezzo, quando mio figlio ha compiuto un anno e mezzo, purtroppo ho visto mio figlio cambiare, nel senso allontanarsi da me. Di lì sono nate un po' delle preoccupazioni, come qualsiasi papà genitore ha, e è partita una serie di controlli. Di lì siamo atterrati a una diagnosi di autismo. La diagnosi di autismo severo grave nella prima istanza. E quindi capisci bene che quelle che sono le costruzioni che fai per quando hai un figlio, quando sta per arrivare un figlio e quando hai un figlio davanti a te, sono crollate in un secondo, perché crollano tutti i castelli che stai costruendo per lui, quello che è il suo futuro. Per un annetto, come dicevi bene, non ne ho parlato con nessuno, ma non perché volessi tenere nascosta la cosa, perché mi sono chiuso in me stesso a studiare. A studiare cosa? Sono laureato in economia, ma ho più libri di medicina a casa che di economia, perché dovevo capire il motivo perché mio figlio, da bambino normale che era, fosse diventato autistico.
E quindi quello mi è servito tantissimo per capire come approcciare al dialogo con mio figlio, come entrare nel suo mondo, perché nella prima fase del problema sembrano effettivamente vivere in un mondo parallelo i ragazzi. Perché? Perché quello che manca è la vera comunicazione, cioè il capire il metodo di riuscire a comunicare con loro. E quindi io ho cercato di studiare quello. Poi il lavoro non ne ha mai risentito, a un certo punto però ne ho parlato con il mio capo, raccontandogli quindi quello che era stato l'ultimo anno, dove lui effettivamente è cascato dal pero dicendo io non avevo mai percepito nulla di tutto ciò. Questo è servito secondo me tanto a me, ma anche tanto a tanti colleghi, perché di realtà come la mia il mondo purtroppo è pieno e quindi sono riuscito ad essere di supporto a tanti colleghi che o tra parenti o tra amici avevano dei bambini con quella disabilità e quindi ho potuto raccontare loro quello che era stato il mio percorso. E la condivisione mi ha aiutato tanto a crescere e mi ha fatto affacciare a un mondo totalmente nuovo, quello delle associazioni. Ce ne sono tantissime in Italia, però tante sono prettamente legate a quello che è il mondo della terapia, che è fondamentale, specie fino ai 7 anni di vita, quando il cervello di questi ragazzi è totalmente ancora malleabile e quindi può essere abituato a un contesto di normalità. Poi sulla parola normalità si potrebbe aprire un mondo, però gli si può dare una mano a cercare di capire quello che noi diciamo normalità e quindi entrare in relazione con loro. Però tante si fermano a quello, tante associazioni si fermano a quello e quindi anche nel mio periodo girovago quando ero capo area e quindi ero spesso anche qui a Milano e diedi la mano con degli amici ad aprire un'associazione qui a Monza. E quando sono rientrato a Roma, oggi l'ho aperta a Roma, ormai è quasi un anno che abbiamo aperto. Adesso poi racconteremo bene cosa fa di particolare questa associazione e come anche possiamo sostenerla. Costantino, invece la tua storia è leggermente diversa, nel senso che la tua vita è cambiata quando avevi appena 5 anni e hai improvvisamente perso la vista. Da quel momento in poi, per chiunque vive una situazione del genere, c'è come un percorso già scritto, un percorso già segnato, vai in determinate scuole, ti orientano verso professioni ritenute, diciamo, più idonee, no? alla tua condizione. Tu fai una scelta completamente diversa. Ce la racconti? Certo, grazie mille innanzitutto per l'opportunità che ho appunto di raccontare questa storia. La mia storia appunto inizia come qualsiasi altra persona, quindi in realtà senza nessun problema, quando invece appunto a 5 anni mi hanno appunto diagnosticato un tumore ai nervi ottici con conseguente appunto rimozione degli stessi, quindi attualmente mi trovo con degli occhi buoni ma appunto senza nervi ottici. Questo ha cambiato totalmente la mia vita perché appunto di punto in bianco potevo cose che potevo fare qualche mese prima non potevo più farli da quel momento in poi e quindi mi sono trovato davanti questo limite che era appunto il limite della disabilità visiva e tutti mi dicevano che appunto non potevo fare determinate attività, dovevo fare determinate scuole, magari specializzate nell'assistenza per non vedenti o comunque dovevo fare un determinato percorso. Ma fin da piccolo diciamo che ero un bambino diciamo abbastanza ambizioso e quindi diciamo che il mio obiettivo era quello di dimostrare in qualche modo agli altri, a quelli che in realtà mi mettevano dei limiti, che in realtà determinati sogni che io avevo potevo raggiungerli anche nonostante non avessi più la vista ed è così che appunto anche col supporto delle persone appunto che mi erano a fianco ho deciso appunto di intraprendere un percorso accademico che
non era effettivamente diciamo, pronto ad accogliere una persona con disabilità visiva, ed è quindi è iniziato un percorso in cui le soluzioni le si trovavano man mano che io che crescevo, o comunque che i problemi si presentassero. Ed è stato così che appunto ho fatto tutto il percorso accademico, compreso l'ultima parte delle appunto scuole superiori in cui ho fatto il liceo classico e l'università con economia e finanza, in cui appunto ho trovato tantissimi limiti e man mano che si presentassero questi limiti riuscivo a trovare insieme ai miei mentor delle soluzioni adeguate per superare questi limiti. Diciamo che la mia vita si può riassumere diciamo in breve con sfida e superare i propri limiti, perché alla fine di limiti ce ne sono tanti, ma la cosa importante è non fermarsi davanti al limite, ma superarli e trovare una strada alternativa che, anche se è diversa da quella normalmente intrapresa, ma ti consente di raggiungere gli stessi obiettivi, le stesse tappe, e ci si può, diciamo, considerare alla pari di persone che disabilità visive o altre disabilità non ne hanno. E Costantino, questa cosa sta continuando nel tuo lavoro, anche perché appunto fai un lavoro alla fine che non era uno di quelli standard a cui saresti stato indirizzato, e sempre con questa capacità di trovare soluzioni assieme agli altri. Quindi diciamo i fiori della condivisione sono un po' questi, cioè la capacità di fare squadra e di trovare soluzioni assieme. E questo è anche il punto dove le vostre storie si uniscono in qualche modo, si congiungono, perché la sfida dell'Associazione di Pasquale è proprio quella di riuscire a affrontare quella che è una vera e propria emergenza sociale. Abbiamo dei numeri dell'autismo sempre in aumento, come ha fatto da solo, in autonomia, però facendo squadra con quelli che aveva intorno Costantino, giusto? Sì, giusto. Purtroppo il problema autismo in questi ultimi 15 anni è aumentato in numerica in modo molto forte, e quindi probabilmente, se continua questo livello di aumento, rischiamo che tra un po' potrebbe diventare un problema sociale, laddove questi ragazzi non riescano ad essere autonomi e a trovare una loro collocazione nella vita sociale. Quindi l'obiettivo della nostra associazione è proprio quello: accompagnare prima di tutto i genitori a trovare il giusto dialogo con i ragazzi, perché è la parte in cui permette poi di far aprire il ragazzo ad accogliere la novità, ad accogliere anche quello che può essere un aiuto per un progresso. Andare a capire quelle che sono le abilità, perché al di là di quelli che sono un po' gli stereotipi, perché gli stereotipi sull'autismo ce ne sono tanti, dico purtroppo perché a volte si condiziona anche nell'approccio al problema, perché o abbiamo un approccio di tipo l'autistico, il bambino che ha dei problemi comportamentali e che quindi è di difficile gestione, oppure pensiamo al Rain Man di turno e quindi al genio. E in realtà non è sempre così, nel senso che non è vero che il bambino autistico, il cosiddetto Asperger, sia il genio per forza, ma possono essere geni come è un genio un ragazzo normotipo. Hanno solo una differente percezione del mondo. Quindi il loro modo di arrivare ad approcciare con il mondo è diverso, e quindi dobbiamo essere noi, quando anche parliamo di inclusione, ad aprirci ad entrare nel loro mondo, a cercare di trovare il giusto dialogo, perché pensare che loro possano percepire il nostro dialogo, quindi il nostro modo di vivere, è complicato. Però se noi riusciamo a fare un passo indietro, a cercare di capire loro e entriamo in relazione con loro, troviamo delle persone fantastiche. E quindi oggi questo è quello che noi facciamo con l'associazione Progetto Sinapsi. Stiamo facendo questo: educazione, stiamo aiutando quindi le famiglie a entrare in relazione con i loro ragazzi, a capire quali sono le peculiarità di ognuno di loro. Faccio un esempio giusto con mio figlio sono entrato in relazione con la mia passione, auto e moto.
È un bambino autistico, sì, ma a 7 anni guidava la sua prima minimoto a motore, lo portavo in pista a fare motocross, ad oggi a 11 anni ancora la guida e per giunta, visto la passione per le 2 ruote mia forte, a giugno di quest'anno partiamo e ci andiamo a fare un bel viaggio Roma-Caponord, ma con una Vespa di 50 anni, quindi non una cosa semplice, le Alpi le attraversiamo davvero, quindi non in autostrada. Perché? Perché bisogna veramente abbattere le barriere, cioè bisogna capire che sono persone come noi, hanno solo un ragionamento neurologico diverso, quindi arrivano alla stessa soluzione magari, ma facendo un percorso diverso, perché mancano alcune sinapsi, da lì la parola progetto sinapsi, mancano alcune sinapsi e quindi la comunicazione tra emisferi è leggermente diversa. Però possono far tutto e quindi per me la parola inclusione sul tema autismo è: facciamo noi un passo indietro, apriamoci e diamoci una mano a capirli, a entrare in relazione con noi, sono delle persone fantastiche. Grazie Pasquale, ci hai promesso che ci terrai un diario di questo viaggio, sì, ti anzi, seguiremo tutti, verremo tutti con noi. Chi ci vuole aiutare, siamo pronti ad accettare qualsiasi tipo di aiuto. E tra l'altro i viaggi sono una grandissima passione di Costantino. Quando ci siamo fatti la nostra chiacchierata mi hai stupito con il racconto della tua passione per i viaggi. E ti chiedo però una mano adesso a portarci nella seconda parte appunto del nostro evento, e quindi ti faccio una domanda diciamo un po' più critica, se vogliamo, cioè quali sono i punti critici di tutto questo percorso che abbiamo disegnato? Cioè tu con la tua forza di volontà di fatto hai messo gli altri nelle condizioni di includerti. Ma quante volte non ti sei sentito incluso e quali sono le situazioni che gli altri non percepiscono ma che a te appunto non fanno sentire messo nelle condizioni di dare il tuo massimo? Certo, allora ci sono assolutamente, cerco ovviamente lato mio di mettere quanto più a proprio agio le persone che si trovano davanti a me, in modo tale che appunto si va ad evitare quell'imbarazzo iniziale che si può avere magari con il primo approccio con la diversità. Ma ovviamente ci sono tanti casi, non soltanto nell'ambiente lavorativo, ma anche al di fuori, in cui ovviamente ci sono, in primis c'è il tema della comunicazione non verbale. Questo è un problema, ad esempio, collegato principalmente alla mia disabilità, perché non ci rendiamo conto quanto spesso parliamo senza usare parole. Siamo, diciamo, molto abituati a comunicare semplicemente con uno sguardo o semplicemente un sorriso. Questa cosa ovviamente nel mio caso risulta una barriera decisamente alta, perché ovviamente non posso percepire quella che è la reazione o comunque l'approccio che è davanti a me, della persona che è davanti a me. E quindi la comunicazione non verbale per me è abbastanza difficile. Poi ho scoperto che molta gente ha quasi difficoltà a volte ad esprimere quello che esprime con una comunicazione non verbale, e questa è una cosa che ovviamente poi nelle relazioni in qualche modo può interferire. E un'altra cosa invece che diciamo un altro tema molto importante è la paura della diversità, nel senso che molto spesso, anche inconsciamente, ma le persone hanno una specie di blocco quando hanno il primo impatto con un qualcosa che è diverso dallo standard. E quindi qui con questo tema mi collego un po' a quello che secondo me è il tema dell'inclusione. L'inclusione in realtà è un qualcosa di molto più esteso. Molto spesso quando si parla di inclusione si fa riferimento ad una nicchia piccola di persone che sono appunto diverse dallo standard, ma in realtà
l'inclusione è qualcosa di molto più ampio, perché la diversità appartiene a molti, a quasi tutti, infatti siamo diversi l'un dall'altro e non necessariamente la mia diversità, che è appunto la disabilità visiva, deve essere diversa, ad esempio, da una diversità, scusatemi il gioco di parole, di una persona che magari senza il caffè la mattina non riesce a fare la riunione, ad esempio. Quindi in realtà la cosa bella è accettare la diversità altrui e questo è il primo passo dell'inclusione. E il secondo passo è imparare dalla diversità altrui, perché in realtà soltanto quando ognuno di noi ci impegniamo ad imparare grazie alla diversità di altre persone, possiamo effettivamente crescere dal punto di vista professionale e dal punto di vista personale. E per me questo è un concetto che applico giorno dopo giorno, per quanto ovviamente sia possibile. Grazie mille Costantino. Volevo chiudere, qual è il tuo prossimo viaggio in programma o dei sogni? Perché lui mi ha raccontato dei viaggi pazzeschi. Certo. Ce ne hai già uno? Ne ho già uno, andrò in Israele durante il periodo natalizio, quindi farò Bene. qualche giorno lì. Quindi viaggeremo con voi prima a Natale, poi d'estate. Vi ringrazio tantissimo e ci avviamo alla seconda parte della Grazie nostra mille. Conversazione. Grazie. E invito a raggiungermi sul palco Vera Gheno, che è una esperta di linguaggio, sociolinguista, colei che secondo me l'ha trasformato, ha portato proprio la conversazione sul linguaggio inclusivo a dei livelli veramente pop, ma in senso positivo. Sono felicissima di questo e invito a ritornare Olimpia Divenuta, Diversity and Inclusion Manager di Mediobanca, e Beatrice Cavallini, Bianca Maria, ecco, lo sapevo che l'avrei fatto l'errore prima o poi, Bianca Maria Cavallini di Mindwork. C'è anche Beatrice però. E lo so, temevo questo momento. Poi mi passo l'acqua. Voglio anch'io un bicchiere? Ok. Allora, iniziamo con te Vera, abbiamo ascoltato già tante ispirazioni. Allora, cominciamo col parlare delle diversità invisibili, quindi tutto ciò che tra l'altro è un tema forse abbastanza nuovo nella conversazione pubblica, dico, perché mentre siamo abituati, no, ad una conversazione molto forte sul linguaggio inclusivo, soprattutto sulle tematiche di genere, probabilmente tu hai un osservatorio un po' più diciamo forte del mio, però io una certa evoluzione la vedo, cioè perlomeno uno sforzo c'è, ecco, un pensiero c'è. Ti chiedo se sta succedendo più o meno la stessa cosa o siamo ben lontani per quanto riguarda invece il linguaggio che riguarda questo tipo di diversità. Allora, dici il metalinguaggio per Sì. parlare delle diversità. Allora, io partirei da un'osservazione preliminare. Parlare della lingua dovrebbe essere qualcosa che si insegna a scuola, perché se c'è un errore, secondo me, che si fa a livello strutturale nella complessità, soprattutto del presente, è quello di pensare che basti una educazione formale all'uso del linguaggio, no? E quindi la grammatica, l'ortografia, l'analisi grammaticale, l'analisi logica. Io mi ingrazio sempre il pubblico parlando dei complementi. No, di questo grande mondo dei complementi e del mio imbarazzo a volte quando mi relaziono con mia figlia che ha 15 anni, che arriva e mi chiede: mamma, cos'è questo complemento? Non lo so. Mamma, sei linguista, ma i complementi non sono così interessanti, no? I problemi linguistici sono ben altri. E poi lei arriva e mi dice: era un complemento di vantaggio. Secondo me ai miei tempi non esisteva. Esatto, anche secondo me. Io non l'ho studiato il complemento Io di sono vantaggio. nello stesso Comunque, problema. a scuola noi studiamo moltissimo queste cose che sono assolutamente necessarie, ma come diceva Tullio De Mauro già nel 75, quindi il mio anno di nascita, no? Nel senso che ormai è un bel po' di tempo fa, non basta. A scuola bisognerebbe anche farsi domande come: perché parliamo? Qual è il ruolo della parola in una società come la nostra? Come si evolve il linguaggio? È la realtà che influisce sulla lingua o è la lingua che influisce sulla realtà? So che è un po' marzulliana come domanda.
E la risposta è ovviamente entrambi, cioè la realtà influisce sulla lingua, quindi noi assistiamo a dei cambiamenti socioculturali, ma anche banalmente di conoscenza medica, cioè nel momento in cui si passa dalla semplice anatomopatologia per valutare i corpi maschili e femminili all'analisi del DNA, alle analisi genetiche, si scopre ad esempio che non c'è un dimorfismo sessuale netto fra gli esseri umani, ma che si tratta di una curva, di una gaussiana, no? Cioè la maggior parte delle persone ha cromosomi XX e XY, ma non tutte. No? Già questo vuol dire che poi ci devono essere degli influssi sulla lingua. D'altro canto, il modo in cui noi chiamiamo la diversità ci può aiutare a percepire la realtà delle diversità in maniera differente. Da molti punti di vista si sta passando da un lessico non solo denotativo, cioè che descrive, ma anche connotativo, cioè che dà un giudizio, a un lessico più neutro dal punto di vista del giudizio. Pensate solo a tutto il lessico dell'omosessualità e a come è stato rivoluzionato dagli anni 70 a oggi, quindi negli ultimi 50 anni. Si è passati da uno standard in cui un'espressione come invertito era considerata scientificamente neutra, quando è chiaramente un'espressione che contiene anche un giudizio, no? Cioè sei contro natura, a qualcosa di più piano come omosessuale e poi tutte le varianti. Quindi diciamo che chi lavora in prima linea o perché è attivista o perché è militante o perché si trova a contatto con una determinata diversità, come le testimonianze che ci hanno preceduto, ovviamente si fa anche delle domande su come parlare della diversità. Purtroppo questa competenza non è così trasversale nella nostra società e quindi bisogna lavorare moltissimo per sensibilizzare, non per convertire a qualcosa, ma per creare conoscenza. Dalla conoscenza, cioè la conoscenza porta con sé qualcosa di molto fecondo, che è la scomparsa della paura della diversità, che, come ci dice Telmo Pievani, è assolutamente naturale. Cioè l'essere umano biologicamente è programmato per avere un momento di xenofobia istintiva di fronte a ciò che riconosce come diverso da sé. Per fortuna, dice Pievani, dura un terzo di secondo. Poi entra quello che Kahneman chiama il pensiero lento, il sistema 2, e ci rendiamo conto, ci autocensuriamo, diciamo ma no, è solo una persona che ha una caratteristica diversa da me, non ne devo aver paura. Però bisogna fermarsi e riflettere. Certo, e la conoscenza ci può aiutare anche nel far caso a tutte quelle parole che nel nostro linguaggio in realtà arrivano quasi dal mondo della scienza medica e che noi utilizziamo invece, no, come parole di linguaggio comune. Tutte le patologie che appunto afferiscono alla salute mentale spesso e volentieri nel nostro parlato sono parole di uso comune. Assolutamente sì, qualche giorno fa ero a Varese e stava parlando il fratello di un uomo con la sindrome di Down e lui notava il giro semantico che ha fatto il termine mongoloide, no? Che nasce ovviamente come di etnia mongola, no? E quindi con fattezze con gli occhi a mandorla, eccetera, eccetera, per poi diventare un termine derogatorio per indicare appunto le persone con la sindrome di Down, no? E quindi lui diceva è una delle offese che mi colpisce di più quando la sento usata magari con nonchalance, avendo in famiglia una persona con la sindrome di Down, no? Però questo discorso si può fare più o meno per qualsiasi, insomma sulle patologie mentali, anche perché c'è una cosa, questo riguarda molto le donne, siccome voi sapete che una volta avere l'utero era considerato, come si dice, come dire, qualcosa che ostacolava il pensiero logico e quindi noi donne non potevamo fare le avvocate o le giudici o amministrare la giustizia perché isteriche. No? Isterico è riferito proprio alla presenza dell'utero. Una delle accuse classiche che arrivano alle donne alla bisogna è tu sei pazza, no? La pazzia femminile a proposito di patologie mentali, anche se solo una ha una reazione un po' sopra le righe. Sì, oppure sei bipolare, anche quando bipolare, abbiamo schizofrenico, i nostri... ma anche cretino, cioè il cretinismo anche, no? È una patologia, o deficiente, sono tutti termini che noi usiamo così con molta leggerezza e che in realtà fanno riferimento a ben precise patologie mentali. Esatto. Rimanendo appunto nell'ambito di queste diversità invisibili, Bianca Maria,
Cosa dovrebbe succedere dentro un ambiente di lavoro affinché un dipendente si senta al sicuro per poter raccontare, e se è importante anche che quello che sta vivendo, la sua diversità, diventi oggetto di conversazione e sia effettivamente esposta? Faccio una premessa, nel senso che sicuramente è importante che diventi sicuro, ma ancora di più che ci siano le condizioni affinché la persona poi sia effettivamente libera di parlarne o no. Che secondo me c'è una sottile differenza, nel senso che poi tante volte quando si fa questo discorso, quando si parla di quella che ormai quasi tutti e tutte conosciamo come sicurezza psicologica, si fa tante volte l'errore di dire dobbiamo essere liberi e liberi di portare la nostra autenticità, no? Anche sul luogo di lavoro. In realtà dobbiamo essere liberi e liberi di poter scegliere se farlo o no, perché poi non dobbiamo partire dal presupposto che sia qualcosa da fare a tutti i costi. Esatto. E quindi credo che la vera sicurezza psicologica, che poi che ormai è arrivata abbastanza a tutti e a tutte, ma che significa quella condizione tale per cui io mi sento giusto libera di alzare la mano, dire la mia opinione, piuttosto che raccontare anche un'idea che magari converge rispetto a quella del gruppo, piuttosto che raccontare parti di me. Quindi affinché questo si crei, sicuramente bisogna lavorare sulla cultura organizzativa ed è un processo, lo sappiamo, lungo e arzigogolato, perché poi va a toccare tutta una serie di sistemi che in realtà sono tante volte un ingranaggio oliato, e quando inizi a smontare l'ingranaggio poi si creano i problemi. E sicuramente bisogna lavorare sulle persone, che forse è ancora più complesso, non lo so, non l'ho ancora capito, a due livelli, nel senso che tante volte si parla di leadership, no? In questi casi, quindi di ruoli di responsabilità, di dare l'esempio, di essere i primi o le prime a fare quello che in inglese si chiama self-disclosure, cioè quindi raccontarsi e raccontare le proprie fragilità, le proprie vulnerabilità e così via. Però bisogna anche poi formare le persone affinché questo sia possibile, perché non è che io posso andare in giro alla macchinetta del caffè a buttare addosso alle persone, no? Anche le mie problematicità, le mie vulnerabilità, cioè ci sono sempre poi dei modi di farlo all'interno della relazione che vanno in qualche modo conosciuti anche nel rispetto poi di chi ci ascolta. E poi sicuramente anche un discorso dall'altra parte, cioè di quanto una persona, a prescindere da quella che può essere effettivamente la sicurezza psicologica che c'è o meno in azienda, ha il coraggio di fare il primo passo. Perché poi non è vero che è qualcosa che si costruisce solo dall'alto in basso, ma è qualcosa che si costruisce anche trasversalmente, e l'abbiamo visto, nel senso la storia è piena, anche la storia di tutte quelle che sono le diversità, è piena di casi di persone che hanno avuto il coraggio di parlare, di alzare la voce, di metterci la faccia, anche in un contesto in cui non era garantita quella sicurezza psicologica, con casi anche poi estremi di violenza dall'altra parte, oppure in casi in cui magari poi ci si espone, come può succedere in azienda, che sono ovviamente contesti diversi, a tutti quei rischi relazionali del sentirsi derisi, o sentirsi umiliati, umiliate, oppure non accolti o non accolte. Anche tante volte magari non arriviamo alla derisione, ma anche solo non riuscire ad accogliere una diversità, no? Si parlava di paura, ne parlavi tu, Vera, ne parlavano prima i colleghi, cioè quell'elemento lì è sempre un po' giusto l'opposto al coraggio, no? Quindi poi nel momento in cui ho coraggio, però poi posso anche mettere l'altra persona in una condizione un po' più di paura, perché poi a quel punto la diversità arriva e l'altra persona poi, cioè, tante volte davvero la prima reazione è un terzo di secondo in cui c'è il gelo oppure il fuggire. Quindi sicuramente la consapevolezza, come sempre, la fa da padrona, e quindi credo che il primo passo per costruire sicurezza psicologica sia parlare di questi temi, e credo che questo evento oggi sia già un passo per farlo. E sia il dare l'esempio giorno per giorno, per quanto riusciamo ad assumerci i rischi relazionali, perché poi ognuno e ognuna di noi in questo è giusto appunto diverso e diversa, però riuscire a farlo. Quindi parlando, e poi chiudo parlando di salute mentale, come facciamo in Mindwork, a me capita di dire ai colleghi e alle colleghe: oggi ho bisogno di un paio d'ore perché devo prendermi cura della mia salute mentale e devo staccare. Ed è un qualcosa che per me è fondamentale farlo, perché non potrei poi andare a raccontare questi temi se io avessi la paura di espormi in questo modo con i miei colleghi e le mie colleghe.
e quindi credo che passi da questi piccoli pezzettini, ognuno per quello che può fare, ognuna per quello che può fare. Certo. Sì, l'obiettivo deve essere che non rappresenti più un atto di coraggio Esatto. esporsi, ma sia un qualcosa di assolutamente naturale. E Olimpia Divenuta, quando un dipendente decide di esporsi perché appunto si sente in un ambiente protetto in cui può farlo, come poi un'azienda può farsi carico di questi racconti, di questa intimità che alla fine viene affidata, ma non soltanto a livello materiale, come può farsene carico psicologicamente anche di quella narrazione? Certo. Allora, ascoltando le storie dei nostri colleghi, penso che effettivamente loro si sentano accolti in azienda, e quindi vuol dire che stiamo facendo, che si è sempre fatto un buon lavoro all'interno del gruppo Mediobanca. Di questo credo che ci sia una forte consapevolezza e soddisfazione. E ascoltando per Bianca Maria e Vera, vuol dire che stiamo continuando ad andare nel filone giusto, perché abbiamo capito tutti che in fondo la discriminazione nasca da paura e ignoranza, no? Quindi stiamo lavorando in modo tale che le persone abbiano il coraggio di raccontare, se vogliono farlo naturalmente, le proprie storie. Ma questo è un elemento importante per loro stessi, ma anche per la community che li riceve, perché rappresentano comunque uno specchio, no? delle nostre tutte fragilità e diversità, quindi ci si sente anche meno soli nel momento in cui c'è un momento di condivisione, e si cresce la consapevolezza, che il posto di lavoro in cui si lavora è un posto che è accogliente, che mette le persone nel modo giusto per valorizzarsi, e al tempo stesso aumenta la cultura, quella cultura verso l'inclusione su cui il gruppo Mediobanca sta lavorando in maniera incessante sotto diversi punti di vista, a livello di leadership, quindi portando avanti dei percorsi formativi per tutti, dai manager fino agli stagisti, perché bisogna cambiare il paradigma che la leadership sia necessariamente autocratica e sia diciamo direttiva, scusami. Quindi è necessario lavorare su una leadership molto più inclusiva, che fondi tutto su un ascolto attivo delle persone, dei collaboratori, che stimoli proprio l'accoglienza, il lavoro di gruppo, la collaborazione, perché solo in questo modo un gruppo può effettivamente crescere in maniera organica. Quindi il successo del singolo diventa il successo del gruppo. E dall'altro canto lavoreremo molto sul linguaggio, il linguaggio inclusivo, un linguaggio che non è fatto, come diceva anche Costantino prima, un linguaggio verbale, ma anche il paraverbale. Bisogna naturalmente lavorarci in maniera tale che riusciamo a essere comunicativi in maniera rispettosa della persona con cui ci troviamo di fronte. Quindi cultura, eventi di sensibilizzazione, community, stiamo lavorando su un nuovo progetto di intranet di gruppo in cui la community virtuale è proprio focalizzata a creare un luogo di scambio di storie, di esperienze, in modo tale che tutti si possano effettivamente sentire, diciamo, conoscere, imparare e al tempo stesso sicuri nel poter dare il proprio contributo. Sì, e direi che anche i cambiamenti sociali che raccontavi prima sono tutti avvenuti così, con una conversazione che si è fatta incessante, e alla fine è divenuto naturale cambiare il linguaggio proprio perché ne sentivi continuamente parlare, quindi martellare, questa è la strada. Passando poi nell'altro universo, che appunto sono due mondi di fatto complementari, ma che, come dicevo all'inizio, pongono sfide diverse alle aziende, cioè quello della diversità invece visibile, che ha lo stesso tema, cioè scatena comunque una forma di paura in qualche modo, ma non solo, scatena tutto un complesso, diciamo, di emozioni nelle persone, l'infantilizzazione della persona che hai di fronte, soprattutto se è portatrice di una forma di disabilità, tante piccole emozioni che poi compongono un comportamento che non include di fatto, vero Vera? Vero. È classico. Questo è classico, non l'avevo mai provato. Il mio nome si presta molto. Esatto. Allora, mi permetto anche qui di dare vai. una risposta un po' peripatetica, avrete capito che è un po' il mio modo di raccogliere i pensieri. Allora, c'è una prima domanda che secondo me ci dobbiamo tutti porre, di che cos'è la diversità. Cioè, prima si parlava di differenza dallo standard, però io inviterei le persone qui presenti a chiedersi che cos'è lo standard.
Cioè, per esempio, nel pubblico io vedo una persona a cui invidio tantissimo i capelli, molto ricci, avendo io 4 peli ritti in testa, vedo molte persone con gli occhiali, vedo persone con fattezze diverse, persone brizzolate, persone con i capelli tinti, anche quella è una diversità. Dov'è che c'è il limite fra ciò che percepiamo come standard, come normale, e ciò che percepiamo come diverso? Ecco, questa è una domanda che secondo me ci dobbiamo porre un po' collettivamente nel momento in cui cerchiamo di fare un lavoro di apertura verso la diversità. Ora, in inglese diversity non vuol dire differenza da uno standard, vuol dire variabilità, varietà, no? E varietà cerca di sottolineare una cosa molto semplice, che in realtà siamo tutti portatori di una diversità, e che alcune diversità sono giudicate in maniera negativa e altre invece più o meno sono normali. Ad esempio io sono fortemente miope, ma avendo gli occhiali e quindi essendo vedente, grazie agli occhiali, che stamattina in casa avevo perso, un momento di panico, posso rientrare nella cosiddetta, fra virgolette, normalità. Allora, il tentativo che possiamo fare collettivamente come enti, aziende che fanno un grandissimo lavoro di sensibilizzazione, anche perché finita la scuola non ci sono molti contesti in cui le persone continuano a formarsi, no? È sicuramente importante. C'è poi un passaggio mentale cognitivo che secondo me possiamo cercare di fare anche nella nostra vita di tutti i giorni, cioè iniziare a percepire la diversità come normale varietà, forme diverse nelle quali l'essere umano si manifesta, senza per forza cercare dov'è il limite fra normale e non normale, no? Questo è un passaggio importante, e questo comporta anche un passaggio lessicale. Io capisco che inclusione e inclusività siano delle buzzwords su cui siamo tutti d'accordo, ci intendiamo e va benissimo così, però ecco, il mio sodale Fabrizio Acanfora, che è un bravissimo studioso della diversità ed è autistico, è un adulto autistico che parla di questi temi, invita sempre a cercare di pensare piuttosto al concetto di convivenza delle differenze, dove non è più il normale che fa un passo verso il diverso, ma sono le varie diversità che fanno un passo reciproco di avvicinamento. E questo è un cambiamento di prospettiva importante, perché se no, scusate se mi permetto un po' di fare la guastafeste, ma rischiamo di fare sempre delle operazioni un po' paternalistiche, no? Di apertura verso questa o quella diversità, ma quanto e quando lo decido io normale, no? E invece è qualcosa di concettualmente molto più profondo il lavoro di convivenza delle differenze. Non è assolutamente facile e, come dicevo prima, va contro un istinto biologico molto potente che abbiamo. Quindi per me è una continua sfida a chiedermi quante cose ho dato per scontate nel mio essere donna bianca, etero, cis, di mezza età, benestante, nata in Occidente, che ha avuto modo di studiare, con un corpo tutto sommato conforme, priva di disabilità, priva di neurodiversità, eccetera, eccetera, eccetera. E questi sono tutti tagli sui quali io mi faccio delle domande. Per parlare di un tema esterno un po' a quelli che hai toccato adesso, pensiamo alla reazione tipica che abbiamo nei confronti delle persone senza fissa dimora. Pensiamo di risolvere il problema mettendole in un dormitorio, no? Cioè, così si lava, dorme al caldo, no? Se poi uno si ferma a parlare con i famosi homeless, molte di queste persone vi risponderanno: ma sei matta, ma te ci andresti con altre 20 persone sconosciute che russano a dormire in un dormitorio? Ma io preferisco il cartone in un angolo, perché ci sono anche queste scelte di vita che dal mio punto di vista, no, di persona con la casa, questa mi sembra una scelta di vita impossibile da comprendere, e lo potrei declinare per tantissime altre diversità. Ecco, quindi questi sono i tipi di lavori che io tento di fare a contatto ovviamente con le varie diversità, perché c'è una questione fondamentale quando proviamo a misurarci con la questione del linguaggio ampio, che per l'appunto non chiamo inclusivo, e che è l'ascolto. Cioè è previsto che si sbagli. Nel relazionarsi con le varie diversità è previsto che si sbagli, a livello di lessico, a livello di comportamento, o magari abbiamo delle pruderie
che non ha senso avere, non lo so, siccome si parlava di cecità, una cosa classica è noi vedenti tendiamo a dire ci vediamo e poi scusa, la persona cieca ti dirà non è un problema, anzi io ho avuto molti amici, colleghi di studi che mi dicevano ci vediamo al di là del vedere o non vedere, no? È una nostra impostazione. Ma se diciamo qualcosa che ferisce l'altra persona ci può dire guarda, questa cosa mi ferisce, tipo non mi chiamare trans come sostantivo, perché noi nella comunità transgender lo usiamo come aggettivo e non come sostantivo. È lì che si capisce se siamo umani o meno. La prova dell'umanità è il secondo passo. Quando noi riusciamo a dire scusa, non me ne sono resa conto, dalla prossima volta ci faccio più caso. Certo. Ed è bellissima questa immagine che hai creato di questo incontro di diversità, perché tutti quanti ci dobbiamo mettere in gioco, sia diciamo, nel farci avanti quando qualcosa non ci fa sentire a posto e nel non dare per scontato la nostra visione del mondo. Come la portiamo a terra in una riunione di lavoro, in azienda? Facilissimo, soprattutto perché mi fanno segno dalla regia che manca poco tempo Sì. per lo streaming, quindi abbiamo proverò a 5 essere minuti. super sintetica per poi lasciare gli Parlando ultimi più minuti. velocemente, giustamente. Ancora, certo, aumento ancora di più la macchinetta qui. Allora, io credo che sia fondamentale riuscire a cambiare punto di vista, cioè vedere le cornici in cui siamo, lo accennava anche Vera, perché ecco, quello che, secondo me riprendo quello che diceva Costantino prima, cioè il linguaggio non verbale. Però finché io non mi rapporto con una persona che non vede il mio linguaggio non verbale, io non mi pongo il problema del fatto che il linguaggio non verbale ha un peso enorme nella comunicazione, perché è una cornice che io do per scontata, cioè il fatto che noi ci capiamo e ci parliamo perché ovviamente poi il nostro cervello ragiona per scorciatoie, quindi io do per scontato che ok, quasi la totalità delle volte ci capiamo, il linguaggio non verbale, eccetera. Prima notavo ad esempio Vera che a un certo punto hai detto virgolette, l'hai fatte con le mani, poi l'hai detto, no? Però sono tutte piccolezze che però ci fanno capire quanto poi siamo completamente dentro la nostra cornice di senso e non, e la nostra percezione è assolutamente plasmata da quella cornice. Quindi noi dobbiamo uscire per vedere il nostro punto di vista, dobbiamo uscire dal nostro punto di vista e per fare questo dobbiamo assumere quello di un'altra persona. E secondo me anche le testimonianze di oggi, quello che ci stanno dicendo, ci sta aiutando a capire come farlo e bisogna chiedere alle altre persone. Noi tante volte presupponiamo di sapere e invece dobbiamo mettere in dubbio la nostra visione, soprattutto se è una visione di privilegio, e a quel punto chiedere alle altre persone al posto che continuare a dire, trasformare quello che può essere giudizio, quello che può essere un'affermazione in una domanda. Quindi. Grazie. Olimpia, chiedo anche a te praticamente la stessa cosa. Come un'azienda si prepara appunto a creare lo spazio in cui questo incontro di diversità avvenga? Beh, penso che sia fondamentale, l'abbiamo sentito più volte dire, l'ascolto. L'ascolto attivo però, l'ascolto volto a cogliere quali sono le esigenze e a fare di tutto compatibilmente con quelle che sono le esigenze organizzative, naturalmente, a trasformarlo anche in qualcosa di concreto. Perché credo che il potere delle persone è quello di fare appunto rete, di confrontarsi e insieme si possono creare anche delle soluzioni organizzative più efficaci per tutti. Quindi credo che questa sia la parola magica. Grazie mille. Sono anche dentro i tempi. No? Vi ringrazio tantissimo. Rimanete qui, salutiamo chi ci sta seguendo in streaming all'interno del palinsesto appunto di 4 Weeks for Inclusion e chiudiamo quindi la diretta. Mentre noi possiamo fermarci ancora qualche minuto, se avete delle domande in sala, se volete farci qualche domanda.